Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Siamo arrivati alla terza puntata di Tornus, il Redento, che è questo super personaggio degli Stormcast Eternals. E quindi, grazie ad Ars Manufactoria che ce l'ha dato, possiamo finire di dipingerlo e vedere tante tecniche incredibili. Oggi sarà stupendo, vedrete. Dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Ragazzi, vi avevo detto che avrei messo la pasta marrone per fare la basetta, ma poi alla fine non l'ho fatto e ho aspettato voi per farlo insieme. Tra l'altro qui non so quanta ne ho ancora, quindi adesso vediamo un attimo, dovrei averne, però insomma vediamo un attimo. Sapete che questa pasta sostanzialmente è una sabbia colorata fatta con praticamente appunto dei granelli, e quindi con questi, grazie a questi granelli voi avete praticamente la texture per poter fare la pavimentazione, il terreno, no? Vedete? Non occorre metterne tanta, anzi meno ne mettete e più si secca facilmente. Calcolate appunto che è un colore acrilico texturizzato, quindi ci vuole un pochino, ma noi nel frattempo che dipingiamo il resto della basetta, o soprattutto anche il resto della miniatura, e abbiamo la basetta che si asciuga, no? E quindi vediamo un attimino. Allora, dietro vediamo un pochino di spalmarne un po' così, vedete, io prima la metto giù e poi pian piano la schiaccio spingendola nei posti dove voglio che vada. In questo modo la tengo sotto controllo, decido io se farle magari sormontare qualcosa, perché mi piace magari inserire le cose nel terreno, tipo il tronco è chiaro che un pochino si deve inserire nel terreno, no? E insomma pian pianino viene fuori la vostra basettina. Allora vediamo un po' se riesco, perché non si vede proprio all'interno, è talmente scura che non si vede il contenuto, non si riesce a prendere facilmente. Allora ne ho preso anche abbastanza, vediamo un pochino se riesco a schiacciarla in direzione. Vedete che lungo la basetta tento di fare un po' come si fa con la malta, no? Che si schiaccia e si direziona. Qui importante, prendiamo un pezzettino, andiamo un po' a prendere anche la pietra, così la inseriamo all'interno dello scenario. E anche qui vedete, cerco di texturizzare il meno possibile il bordo. Se qualcosa sborda va anche bene, perché dopo fate un bel dry brush, lo praticamente inserite nel contesto e poi date praticamente un colpo alla diciamo basetta col nero e viene fuori questa cosa carina del pezzo di sabbia che esce sulla cornice, che è carino, a me piace un sacco, dall'idea proprio delle tre dimensioni della miniatura, no? Nel frattempo guardate, abbiamo praticamente fatto, schiacciamo un pochino qua e là per avere un po' di coerenza, non voglio avere troppe zolle, qui per esempio non mi piace che sia così, quindi schiaccio un pochino e poi la vado a mettere anche un po' magari in mezzo qui, in modo tale che sembri proprio che le macerie siano nel contesto, ok? Perché altrimenti veramente è un pezzo in più. Vedete che ho sommerso la parte che loro avevano scolpito come terra, perché appunto la sostituisco con la mia, e faccio solo uscire la foglia, diciamo la foglia, scusatemi, il tronco e la colonna con la roccia, ok? Allora diciamo che adesso possiamo procedere con la miniatura. Andrò avanti con una lavatura. Avete visto che nella scorsa puntata era diventato veramente molto scuro e tra le altre si levavano alcune cose, perché è molto forte White Spirit e certi Warpaints, perché ho usato molti Warpaints, si rovinavano. Quindi ci sono questi punti, per esempio delle pergamene, che sono rimasti un po' rovinati, se guardate, ma adesso li sistemiamo, perché facciamo una bella lavatura proprio con un beigeolino, in modo tale che gli diamo quella colorazione di pergamena, e farà in modo di velare praticamente tutta la parte che ora vedete sporca e rovinata, al che sembrerà in trasparenza e quindi sembrerà carta ormai trasandata, rovinata, che da molto tempo insomma è utilizzata. Poi andremo a mettere l'ossido sulle parti in bronzo, devo finire quella stellina, quel pezzo in bronzo lì, e poi tenteremo di sistemare un pochino la luce per farla ancora più luminosa. Andremo a vedere come fare praticamente tutte le gemme, perché qui è pieno di gemme, e andremo a fare le gemme. Poi andremo a illuminare l'arma
e direi che dopodiché non ci manca che fare, nel mio caso, tutti quanti, diciamo, i effetti della neve, perché se vi ricordate i miei Stormcast sono tutti quanti ambientati nella neve, quindi ecco il terreno perché è molto scuro, molto invernale, con il fango e tutto. Tra le altre questo si secca, ma ho anche il fango, se serve posso fare dei punti più bagnati, o si può mettere il gloss per bagnarlo, o anche la resina, che può essere questa, che è la resina per esempio Green Stuff. Se avete bisogno vi metto il link sotto e la potete comprare con lo sconto del canale proprio su Green Stuff. Sapete che già scontata, mi sembra che la troviate anche sul sito di Ars Manufactoria, quindi controllate sempre lì, perché chiaramente con Ars pagate meno le spedizioni. Ok, io inizio un pochino con adesso questa velatura che vi dicevo, quel bronzo, e poi una lavatura di nero sopra l'armatura che più o meno a questo punto è quasi definita. Vedete, qui è troppo uniforme, non ci sono molte ombre e luci, quindi giochiamo un po' di più adesso con questa cosa qui. Arrivati a questo punto devo usare un technical che non esiste più, ma vorrei proprio farlo in questo modo perché è abbastanza semplice. Ci sono dei tecnici simili, la G1 li fa più. Questo è uno Spirit Stone Red, praticamente sono dei gloss che hanno dentro leggermente anche un po' di metallo e diventano trasparenti. Quindi cosa succede? Io lo prendo con il pennello, una bella goccia, come se fosse quasi quella per il sangue, no? E vado a metterla proprio sulle
gemme che sono queste sostanzialmente. Quindi partendo da sopra, da in mezzo, faccio in modo che scenda lungo i bordi, il resto lo fa lei, perché praticamente il rosso ovviamente in trasparenza nel nero diventa scuro e quasi marrone, e come vedete fa la gemma. Ora io praticamente non devo fare altro che mettere, era una bella idea secondo me che la GV aveva messo in commercio e poi è un po' scomparsa. Siamo tornati alle gemme classiche che avete visto anche l'altra volta nell'altro tutorial con Titus. Per carità, bene sempre imparare a fare quelle, però guardate, l'effetto è carino, perché nel momento in cui voi mettete, come ho fatto qua, una punta d'argento forte e poi mettete la gemma, vedete che ora è andata leggermente sopra, quindi vado a levarla dal bordo, eccolo lì, zac, e la rimetto sopra qui. Nella trasparenza si vede praticamente la parte più chiara e la parte più scura. Man mano che si praticamente asciuga si vede sempre di più, vedete che qui diventa più chiaro a sinistra e il resto diventa più scuro. In un attimo avete fatto le gemme. Chiaro, non sono delle gemme super pro, perché quelle super pro le avete viste l'altra volta con Titus, ci vuole insomma prima metà, poi mezzaluna, poi la mezzaluna, e insomma alla fin fine viene fuori la gemma dipinta da voi. Però guardate, in un attimo facendo così avete praticamente una gemma con i bordi. È chiaro che diciamo che era una buona prassi per quando si andava, e come è il mio caso in questo caso, a fare un esercito che è da parata, diciamo, quindi non è proprio solo giocabile ma è da parata, però non è un Golden Demon, ok? Quindi è una miniatura che è una via di mezzo fra quella che potrebbe essere una miniatura proprio pronta per giocare e una miniatura fatta per essere anche guardata un pochino. Guardate qui per esempio che ho messo molto chiaro sui bordi, mettete quella e vedete in un attimo, anche qui moltissimo si vede sicuramente, vedete? Secondo me questo qua era un bel technical, non so se si trovano ancora in giro perché la GV non li produce più, sarebbe da trovare in giro da qualche parte, praticamente su negozi tipo ma anche eBay, cose del genere. Però bisogna sempre stare attenti anche lì al discorso che prima o poi i colori si seccano e magari vi vendono una sola cosiddetta, quindi sarebbe il caso di stare attenti a questa cosa qua, o se qualcuno dei vostri amici non li usa più, altrimenti bisogna andare su altre marche. Penso che Green Stuff faccia cose di questo genere. L'altro modo è prendere del rosso, sostanzialmente fate voi prendendo un gloss e colorandolo leggermente di rosso. A quel punto vi viene fuori questa cosa qua, ok? In un attimo avete visto, senza neanche fare tanta fatica, avete fatto tutte le gemme, ok? Adesso io vado avanti, devo guardarlo un pochino. Avete visto che questo non l'ho fatto vedere nemmeno in un timelapse, ho rifatto leggermente le scritte nere. In questo modo fa la sua bella figura, la pergamena sembra proprio invecchiata e sembra che abbiano diversi anni. Come vedete ho fatto il più sottili possibili le scritte. Qui magari adesso metterò del rosso e per fare l'inizio come se fosse la lettera iniziale, ma ci siamo. Quindi proseguirei con l'ossido. Allora, ragazzi, ossido che si chiama Verdigris ed è questo della stessa marca del Rust e del Moss. Sono questi meravigliosi effetti speciali per il cinema che poi sono stati trasportati. Tra le altre ho il vanto di essere uno dei primi che li ha portati in Italia, perché persino Artis Opus se n'è accorta di questi qua, penso guardando il mio canale ai tempi, stiamo parlando del Covid, quindi 2020, cosa del genere. E guardate, questi praticamente voi andate a metterli proprio sopra il bronzo e simulano proprio l'ossido del bronzo, quindi semplicemente andate a ricoprire tutto il bronzo di questo colore e quando secca fa il suo effetto praticamente di ossido. Si possono usare tantissime cose, vi assicuro, ne ho viste tante, non c'è niente che fa l'ossido come lo fa questo. Guardate, mi raccomando, la base deve essere molto asciutta, è un colore ad acqua, quindi una volta che l'avete messo
non si può più passare sopra con nemmeno le lavature di inchiostri perché se ne va, è molto delicato, e andate a fare praticamente tutta quanta la lampada, se l'avete fatta di bronzo, con questo, e vedrete l'effettone che salta fuori alla fine. Mi raccomando, è un acrilico, ma usate dei sintetici per fare questa cosa, perché vedo che rovinano abbastanza i pennelli. Quindi è sicuramente un acrilico che ha dentro delle componenti chimiche che appunto fanno, reagiscono con il contatto con l'aria. Infatti va fatto anche abbastanza velocemente e va chiuso il tappo, perché purtroppo rischia di seccarsi velocemente, ma questo in realtà è un bene quando poi andate a stenderlo, perché giustamente se avete voglia di vedere la miniatura finita, con questo finisce abbastanza rapida la situazione. Mettiamolo un po' dappertutto e adesso semplicemente aspettiamo che l'ossido faccia il suo effetto. Manca solo la cintura, vado abbastanza abbondante sopra la cintura, lo stemma diciamo della cintura, andiamo a ossidarlo e aspettiamo che il verdigris faccia il suo mestiere. Lavo il pennello, chiudete velocemente diciamo il contenitore perché appunto secca facile, e vedrete che in pochissimo darà il suo effetto proprio di verde verdigris, che è proprio l'ossido. Pian pianino vedete si sta asciugando e fa proprio questa situazione che vedete di ossidazione proprio imitata. Ok? Ovviamente se casca qualcosa tipo qui andrò a mettere a posto dopo, quindi non lascerò ovviamente quel puntino nero, tutte cose da sistemare con calma. Diciamo che questa è una miniatura che in realtà è abbastanza veloce, ok, se vogliamo mantenerla diciamo così da battaglia e appunto da essere leggermente bella, però insomma alla fin fine sempre comunque da combattimento, no? Io direi che più o meno ci siamo, perché poi il resto qui quando sarà tutto asciutto saranno pigmenti, poi metterò tutto il discorso della neve, ghiaccio, quindi bene o male adesso io lascio che si asciughi bene, diamo dei colpi diciamo magari all'armatura, e quindi prendiamo l'argento. A proposito di colpi d'armatura, poco fa, se avete notato, vi ho fatto vedere questo colore bianco, questo qui, che è praticamente un effect, ve lo faccio rivedere, è un Warpaints che si chiama Fairy Dust. Ora, se avete possibilità di trovarlo, perché le storie altre è cambiato anche lì, ma ci sono i metalli nuovi e praticamente faranno gli effect nuovi sicuramente. Diciamo che è fantastico perché è un bianco metallizzato e serve proprio, almeno io lo uso così, per fare i tagli delle armi, niente di più, quindi non le luci come l'argento come facciamo ora, ma i tagli proprio delle armi. Ora voi lo vedete poco magari, però praticamente l'arma vedete ha questo proprio tocco luminoso che fa proprio l'effetto metallo, vedete? E questo si ottiene proprio con questo appunto effect. Adesso invece con l'argento piano piano vado a prendermi tutti i punti che voglio far risaltare leggermente, perché l'armatura si è davvero invecchiata, ecco, magari non così che è troppo, e date appunto dei colpettini, anche a puntini, se volete potete anche tamponare leggermente con la punta del pennello e date dei colpetti in modo tale che l'armatura sembri colpita e usurata nei punti dove state andando a ticchettare con la punta del pennello, e l'effetto dovrebbe essere quello appunto dell'armatura rovinata. Ed ecco qua, guardate per esempio il centro qui del disco e la parte esterna e i bordi, poi andate a colpire diciamo i bordi qui, il bordo dell'occhio, dello spallaccio, vedete il naso, gli spigoli proprio, e tocchignate col pennello in giro per fare proprio delle toccature che rendono praticamente l'armatura più realistica, vedete, più rovinata e usurata. Deve sembrare proprio un metallo tutto rovinato. Ecco qua, adesso prendo ancora un po' d'argento
e vado avanti proprio a fare questa cosa qui con calma, senza esagerare, quindi le parti proprio in punta e le parti esterne, in modo tale che venga fuori un effetto di questo genere. Se è troppo, levate, ok, e ripartite. Quindi per esempio qui faccio così perché non mi piace troppo l'effetto e lo spargo sulle parti esterne, in modo tale che non c'è mai possibilità di sbagliare quando lavorate con l'acrilico, ok? Si sta parlando di colori ad acqua che, se vedono un intervento rapido e immediato, non danno mai problemi. Ora per esempio tocchino qui e tocchino qui, tutti i bordi. Può essere anche un pochino da qualche parte che avete qualche colpo in più, perché proprio simula l'armatura che si è rovinata negli anni nei punti. Ed ecco qua, qui sopra, ecco. Allora, poi le dita, i tagli proprio, vedete, tutti i tagli, in modo tale che sembri proprio sporgente e si vedano di più, diciamo, tutte le parti che dovrebbero essere in luce. Ricordatevi questa parte qui, veramente non esagerate, andateci piano, vedete come salta fuori proprio il pezzo e basta, perché è come se la parte sporgente avesse toccato, no? E così anche le punte, così anche magari i pezzi qui che vedete dell'ala, poco qui sul taglio, ecco. Adesso lavo il pennello, mi raccomando, molto spesso lavate il pennello, riprendete acqua, rimettete l'argento diluito, perché anche i colori metallici, se ne parlava anche con Francesco Olivieri durante l'intervista, e anche così con Dichello, insomma, se lo dicono loro ci possiamo fidare, i colori metallici si possono diluire, anzi andrebbero diluiti. C'è chi è nella scuola, diciamo specialmente gli spagnoli, del non diluirli. Sono idee, io per esempio non sono contrario né a questa né a quella, sto sempre abbastanza nel mezzo in queste cose, perché penso che da parte a parte, da uso a uso, specialmente da come sei abituato ad usarlo, secondo me cambia la situazione, no? Però chiaramente poi c'è tutta la diatriba del sì, ok, ma la resa, chi ha la resa migliore? Insomma, lì bisogna capire cosa vi piace di più vedere, o se oggettivamente viene meglio in un modo piuttosto che nell'altro. Io sinceramente, per quello che faccio, compresi gli highlight, in certi casi lo diluisco, in altri no, ma devo dire che uso diciamo diverso dry brush, e quindi ci sta. Vedete che qui do dei colpi solo sulla parte qui e cancello il resto. E poi c'è il viso, illuminiamo solo la parte frontale e la parte qui, leggermente qui sul bordo, e la testa, e direi che ci siamo. A questo punto non dobbiamo più toccarlo e direi che lo lasciamo in questo modo qua. Ovviamente ora faccio gli occhi e vediamo che sto qua che in camera di nuovo, e quindi vediamo un attimino cosa succede, ma bisogna aspettare che sia molto molto asciutto. Dopodiché, ragazzi, sarà solo questione di finire la basetta con la neve, creare degli effetti ghiaccio, e quelli faranno tantissimo, perché la cornice in realtà di un quadro fa il quadro, è molto importante, e quindi giustamente poi vedremo. Qui avete visto, ho illuminato un po' la spada, se guardate da vicino si vede meglio l'illuminazione. Chiaramente non è una cosa esagerata in stile miniaturista,
chiaramente, quindi non c'è questa luce devastante, è una magia praticamente che si accende all'interno. Anche qui, se volete e se avete pazienza, con un 5 zeri potete fare di nuovo un pochino di bianco dentro, in modo tale che sembri proprio che ci sia l'alone. Per esempio posso cercare di farvelo vedere così, sperando di non fare una ciofega. Mi faccio molto la punta del pennello e vado, diciamo, a cercare di stare dentro così. Illumino leggermente certi punti. Però qui bisogna veramente, ragazzi, stare con la mano ferma e non è facilissimo. Se siete all'inizio, abbiate pazienza, è una cosa che viene col tempo e bisogna proprio, vedete, ho leggermente dato un po' di luce alla spada, diciamo, ok? Ma niente di più, niente di proprio drammatico che ci stai sopra tanto, eccetera eccetera. Adesso vediamo un po' se ho ancora un po' di questo inchiostro, perché questo è proprio inchiostro bianco, è quello della Liquitex bianco, e anche qui facciamo così. Pian pianello, senza illuminare tutto. E voilà, poco poco, e volendo, quando è finito, diciamo, di asciugare, si potrebbe rifare una velatura, un lavaggio blu scuro per far risaltare di nuovo il blu sotto e cercare di dare più effetto, no? Uguale qui, adesso vedete il verdigris nel frattempo ha fatto il suo, quindi il bronzo si è scurito. Lo lascerò così, non andrò a mettere troppo bronzo, diciamo, sui bordi. Poi appena, guardate, se prendo un po' di bronzo e me lo metto qui sulla white palette, proprio sulla punta, vado anche qui a dare dei colpetti magari alle punte dove dovrebbe essere stato toccato un po' e maneggiato un pochino, ma poco di più, ok? Quindi anche qui leggermente in alto, leggermente qui sulla parte che dovrebbe essere illuminata. Diciamo che arrivati a questo punto si tratta proprio solo di leggeri interventi continui, vedete, a piccoli tocchi, che fanno poi la miniatura in definitiva, no? Quindi tocco qui, per esempio potrei andare ad avere un po' di luce qui, perché un pochino aiuta le tre dimensioni questo, aiuta l'occhio a vedere qualcosa di più carino. Ecco qua, ho ancora un pochino e quindi do dei colpi qui. Ok, direi che ci siamo, lo lascerei così. Scusate se non è sempre a fuoco. Allora, nel frattempo gli occhi dovrebbero essere asciutti. Prendiamo il nostro blu, che tra le altre è proprio un inchiostro quasi pieno di medium. Adesso non riuscite a vederlo in camera, ma ve lo sposto così lo vedete. Se guardate la consistenza è proprio tipo, sembra quasi proprio con un medium all'interno, molto forte, vedete che è trasparente quasi, no? E quindi poi vado a prendermi la miniatura e metto praticamente il blu semplicemente nell'occhio in questo modo. Vado anche un po' intorno, così si illumina e basta. Il bianco in trasparenza fa il resto. Lo lasciamo lì e dopodiché è fatto. Adesso altre cose da fare. Mi è caduto nel frattempo il pennello, ma direi che più o meno
ci siamo, passerei direttamente a lasciarlo asciugare e agli effetti neve all'ultimo momento. Guardate, nel frattempo gli occhi, vediamo un po' se riesco, ecco qua, vedete che gli occhi, per esempio, qui potremmo anche andare a fare il bronzo della fronte, qua, e quindi poi andrò a fare una lavatura per contrastarlo meglio. Vediamo poi il discorso degli occhi, quando si sono asciugati, se merita per esempio ridare ancora più azzurrino intorno, se merita fare una lavatura blu scuro con un contrast all'interno. Adesso vediamo un attimo, ma diciamo che, scusatemi la telecamera, oggi non ha voglia proprio di stare in fuoco, diciamo che più o meno fa questo effetto qui che vedete, ok? Quindi c'è molto contrasto alla fine della miniatura fra le parti metalliche tutte usurate e le parti luminescenti, diciamo, che fanno parte del nuovo. Ora io tra le altre a questo punto gli darei già una spruzzatina di vernish per praticamente fissare il colore che abbiamo messo fino adesso, e poi andrei a intervenire sopra con i gloss, perché altrimenti perdiamo tutto. Per esempio già le gemme, se io faccio adesso lo spray, ovviamente si opacizzano un po' e andranno riglossate. Vedete che nel frattempo le gemme sono venute come dovevano venire, ok? Lasciamo anche asciugare la basetta e ci vediamo quando è tutto asciutto per innevare praticamente il mio Tornus che andrà poi in campo di battaglia. Ragazzi, arrivati a questo punto iniziamo con i pigmenti, cose che trovate o da Ars Manufactoria o su Green Stuff World. Se ne avete bisogno metto il link, chiedetemeli pure nei commenti e si possono tranquillamente insomma reperire con lo sconto del canale su, anche volendo, Green Stuff. Allora guardate, adesso io vado a mettere praticamente la stessa cosa, lo stesso colore, però in questo modo vado a rendere più, diciamo, realistica la basetta, andando praticamente a spolverare, ok? E tra le altre vedete qualcosa è ancora è bagnato, umido, diciamo, e quindi si va a mescolare un pochino e andate a tocchignare, diciamo, come se fosse uno stippling, così levate la parte che ancora è un pochino da asciugare e andate a diciamo dare una prima ombra alla basetta. Poi molto semplicemente, questo era il pigmento presente molto scuro, qui si chiama Natural Earth Pigments. Prendete il secondo, che invece è un pigmento leggermente più rossiccio, e gli date un pochino di pigmento rossiccio. Ovviamente adesso attenzione che siccome si sta bagnando, come vedete, si rischia di andare a mettere il pigmento che a questo punto si bagna, e allora il pigmento che si bagna andrebbe messo con un fixer, ma ricordatevi che diventa proprio un colore, quindi fate attenzione, non esagerate. Vedete che sto andando piuttosto piano, e diciamo che già così avete una basetta, come vedete, che è già particolare, perché riprende un pochino diciamo tutti i toni naturali della terra. Vado a prendere, vedete, anche la parte di mantello che tocca leggermente, in modo tale che immergo la miniatura in un certo senso in un ambiente che può sembrare realistico. Fatto questo, ci sarebbe da fare il dry brush per far risaltare tutti i granelli, ma siccome ancora stiamo aspettando che diventi leggermente più asciutto, e vi assicuro che ho aspettato più di 2 ore, ma ci mette parecchio, intanto facciamo certe cose, tipo per esempio prendiamo la wet palette e andiamo a dipingere le parti che potremmo praticamente vedere con un po' di highlights. Quindi mi prendo il Broken Toad, che è 1.0 in questo caso, e acqua, ovviamente. Il dry brush della Heavy Eye lo mettiamo a posto. Ho utilizzato, avete visto, il Zen Hunter, che è veramente bello, un bel pennello, perché ha un doppio dry brush con questa parte nera un po' più duretta, molto utile. E vado a prendermi qualcosina tipo il marrone qui che è avanzato, mi metto un po' di acqua, vado a diluire il colore perché è ancora sulla wet palette, vedete,
e lo mescolo anche con un po' di marrone scuro. Vado a riprendere insomma tutti questi toni che vedete qui un po' naturali, e vado a fare questa che è praticamente una un pezzo di stoffa, un pezzo di benda, di garza, deve essere tipo un vestito che si è strappato, e andiamo praticamente a dipingerlo in modo tale che si veda e risalti un po' di più rispetto a, diciamo, il tronco. Ok, adesso ovviamente vado a prendermi solo la parte chiara e do degli highlights subito qui in alto. In poche parole, come sempre vedete nei miei tutorial, diciamo, anche se questi diciamo che è quasi più un dipingere insieme, no? Un giorno vi farò magari dei tutorial proprio fatti apposta, dove vedete come si stende il colore, che cos'è il colore, che strumenti utilizzare, eccetera eccetera, magari per i più nuovi o per quelli che si sono collegati per passione appena iniziata, diciamo. E comunque vedete, io mescolo moltissimo gli stili, e quindi mi piace proprio questa cosa del avere, proprio come vedete, delle parti molto dipinte proprio a highlight con il colore così, e delle parti invece che sono più dry brushate, eccetera eccetera. Ora sto prendendo un po' di bianco e chiaro, vediamo se riesco a dare un altro colpettino qui, ecco qua, giusto per far risaltare questo pezzo di stoffa. E vedete che viene fuori, diciamo, diverso, da tanto poi adesso andiamo con la neve dappertutto e diciamo che cambiano. Allora, prime cose poi che andrei a fare, vediamo un pochino gli occhi come sono. Abbiamo questo alone, vedete, ve lo faccio vedere più da vicino, eccolo qui, vedete che c'è questo alone intorno all'occhio. Potremmo illuminare un po' di più, diciamo, la parte esterna, ma in realtà mi piace abbastanza anche così. Forse invece potremmo illuminare di più la parte interna. Quindi vado a mescolare il famoso white metallizzato, proviamo a fare questo esperimento, e lo mescoliamo con il fluo che abbiamo messo all'inizio, in modo tale che ci fa proprio una luce molto molto chiara. Vediamo un pochino che succede, e andiamo a spararla dentro l'occhio. Quindi succede l'effetto contrario, invece gli occhi scuri sono chiari. Ok, allora qui serve ancora un po'. Non è male questa cosa del metallizzato, perché è tutto metallizzato, vedete, e quindi in sostanza, allora vediamo un po' qua. Allora, l'occhio ovviamente tutto intorno adesso si sta illuminando, lo vedete? Sì, ok. Ok, e a questo punto andrei a rifare un altro po' di fluo scuro all'interno, sopra, vediamo un pochino in trasparenza che fa. Ovviamente queste cose, se avete un po' di pazienza e le fate quando il colore è più secco, è meglio. Ok, mi sembra abbastanza carino, vediamo un po' di qua di scurire ancora un po'. Non è male, non è male. E diciamo che
adesso servirebbe un po' di Agrax, quindi una ombra sulla sua testa, diciamo sul simbolo qua in alto, quindi facciamo un'ombra qui e anche tutto qui intorno. E poi andiamo a rifare le ombre qui sotto e sui baffi, in modo tale che stacchi rispetto al viso. E non è male, non è male. Ovviamente non è il massimo, in questo caso non ho seguito nessun tipo di consiglio dei vari esperti che fanno facce illuminate, insomma, però insomma dai, è abbastanza accettabile. Allora, detto questo, io andrei a fare, sapete cosa? Le stalattiti. Ora qui vi divertirete perché non so quanti di voi le hanno già viste nelle puntate precedenti, anche se l'ho già fatte, perché è un lavoro fatto con le UV, quindi diciamo che dovrei mettermi proprio lì a fare dei tutorial una volta per ogni tecnica, solo quello, in modo tale che voi vedete il video come si fanno le stalattiti e fate la stalattite, no? Allora guardate, si prende uno di questi, metto un pochino più largo, anche questi reperibili da Green Stuff World, in questo caso li ho già più corti, se no li rompete voi con la taglierina o la tronchesina, scusatemi. Una volta che li avete rotti, scusate se si sposta un po' tutto, ma non riesco a tirarli fuori, eccoli qua. Una volta che praticamente li avete rotti in questo modo, guardate, avete praticamente una sorta di stalattite. Per fare questo l'ho scaldato con l'accendino e tirato da un lato e dall'altro. Si fanno tra l'altro dei fili di plastica che sono molto utili per fare le bave, dei tiranidi, dei squig, eccetera eccetera. Quando poi avete questa cosa qui è fantastica perché diventa, come vedete, una stalattite. Ora questa è un po' altina, ma questa è uguale, quindi diciamo che posso tagliare un po' questa, quindi prendo una tronchesina e me la taglio, levo questo che magari la telecamera dà un po' fastidio per voi vedere il cellophane, no? Allora, visto che questa è la parte appuntita, vado a tagliare qui e ho una cosa un po' più corta perché non voglio che tocchi terra o rischi di toccare terra, ok? Quindi devo attaccare questo pezzo di plastica qui per poi fare in modo di creare il percorso della resina, ok? Allora, per fare questo prendiamo la colla Green Stuff Instant Glue, però gel formula, e il gel formula ovviamente è un po' più facile da utilizzare per queste cose perché appunto è gelloso e permette di tenere un po' più in posa, diciamo, la parte. Scusatemi, e vado a mettere la stalattite in questo modo qui, l'attacco, magari qui c'è proprio un pezzo che viene giù, deve essere perpendicolare al terreno perché ovviamente si sta formando il ghiaccio, ma la gravità la fa andare giù perpendicolare. Non riesco a farvela vedere del tutto perché ovviamente se la piego ora si stacca. Ok, e ci siamo. Adesso prima cosa da fare è prendere la resina UV, le do una scrollatina con il Vortex, ma in realtà non dovrebbe esserci bisogno di questa cosa qua, ma non si sa mai. Mi prendo la lampadina UV, questa è proprio una lampadina UV, sempre della Green Stuff, che emette una luce violacea. Questa luce violacea è praticamente quella che fa solidificare la resina. Allora cosa faccio? Prendo la resina, comincio, sperando che esca perché è un bel po' che non la uso, a metterla qua in alto. Vediamo un po' se... infatti guardate come esce, wow, sono commosso. Allora, ancora un pochino. Adesso il peso la fa andare giù e ovviamente a questo punto incolla completamente il resto della, diciamo, del pezzo. Vedo che non va giù, quindi esagero. E lascio che cada. Ok, è caduto per terra, ma farà, ovviamente simulerà il ghiaccio, quindi non è un problema. La faccio solidificare con i raggi UV, ok,
Entro pochissimo diventa solida e solidificata. Vado a farlo anche qua davanti. E questo praticamente simula la stalattite. Adesso vediamo un pochino se ci piace, se vogliamo mettere un altro po' di qualcosa, magari, ma mi sembra abbastanza carina proprio, e andrei a farlo anche in questo punto più diciamo qua davanti, e anche volendo sul tronco, però diventa un po' complesso, quindi forse per non esagerare va bene anche solo qui. Sarebbe bellino poterlo fare qui, vediamo un po' se ci riesco, dai, perché sarebbe proprio carino. Allora spezzo un pezzo e vediamo un pochino che succede. Allora, anche qui, se io metto un pezzo di resina UV e ci attacco il pezzettino, guardate, e poi vediamo se c'è bisogno di spostarlo un po'. Allora mi prendo la palettina di plastica e vado a farlo in questo modo. Ora che è qui, lo tengo parallelo al terreno e lo vado a solidificare al volo. A questo punto ho già incollato senza bisogno dell'attack, in questo caso perché il pezzo era più piccolo, e adesso vado a sovrapporre pezzi, o meglio diciamo resina, e voilà, adesso lo vediamo. Ragazzi, va detto che io sono matto neve, quindi sono pieno di cose per fare la neve. Potete prendere tranquillamente il texture della Citadel Valhalla Blizzard e fate tutto con questo, che sostanzialmente è già ottimo. E se guardate la puntata dell'altro personaggio sul grifone, effettivamente l'ho fatto praticamente solo con quello, ma vi faccio vedere questi due che già avevo fatto vedere diversi anni fa. Questi due sono lo Snow Sprinkles e lo Snow Micro Balloons della Diorama, la serie Diorama della AK fa delle cose eccezionali che trovate su Ars Manufactoria, quindi andate tranquilli e sereni lì, e fa praticamente cose professionali per diorami. Guardate cosa è questo. Allora, va mescolato sempre, e adesso io l'avevo già mescolato, ma poi ho aggiunto dei pezzettini dal tappo e quindi rimescolo. Prendete praticamente questo composto, che è neve, come vedete, molto liquida praticamente, e la andate a mescolare con i micro balloons, che sono una sorta di polvere che però si va a proprio a pallottolare quando la mescolate con questo. Quindi cosa fate? Prendete questi che sono proprio farina, se guardate, e andate a prenderla proprio così, la mettete dentro e andate a fare un pastino, eccolo qua, e il pastino deve essere abbastanza consistente, quindi andate pure a continuare a prenderlo, non vi preoccupate di entrare dentro in questo caso con la cosa bagnata, perché subito la polvere si attacca, e poi cominciate con questo a fare la neve e andate a metterla nei punti dove vi interessa che si voglia simulare la neve. Ora guardate, allora innanzitutto levo via questi due un attimo così vedete meglio il tutto, diciamo, sulla camera. Allora vado qui in alto perché voglio che ci sia la neve sopra la stalattite, cerco di non toccare lui perché giustamente lui non deve essere sporco, e vado a mettere poi per terra. Qui vi ricordate che c'era questo punto che si era con la goccia sporcato, e andiamo a ricoprirlo un pochino, non troppo così si vede, insomma, e andiamo a levare via pezzi da qua fino a quando non rimane della neve abbastanza tonda. E ricordate che la neve che non è colpita, che non è colpita da appunto piedi o altro, è ancora molto stondata, no? Poi andate a metterla sopra le cose che dovrebbero aver avuto neve. Io sto facendo un paesaggio non completamente innevato, ma leggermente, diciamo, ancora colpito dalla neve che si sta sciogliendo, e quindi ci sono dei punti che saranno così, e dei punti sporchi, benissimo quando si sporca perché simula proprio la neve sporca,
e poi dei punti che invece saranno diciamo già squagliati, e quindi aggiungo praticamente acqua, e quindi in giro aggiungeremo fango e resina a sfare, ok? Quindi ecco qui anche questo pezzettino qua, possiamo proprio divertirci un pochino a metterla dove vogliamo. Ora non è finita qui, questa qua ancora quando asciuga diventa molto bella, ma quello che ci interessa a noi non è questo, ma adesso guardate, la vado a mettere anche qui sopra, ok, ci interessa mettere la polverina, quindi andiamo a prendere un pezzo di carta, in questo caso io me lo prendo da qui che ce l'ho già, e andiamo a pulire praticamente la parte che abbiamo utilizzato fino adesso. Ci prendiamo la famosa polverina di prima, quindi la prendiamo proprio così e andiamo a metterla sopra facendola cadere così. E a questo punto quella che rimane sotto diventa la base per una neve che sembrerà proprio farinosa e asciutta. E guardate che meraviglia viene fuori. Questo proprio è il prodotto più professionale che ho trovato finora per simulare la neve. Poi c'è chi, ragazzi, poi potete prendere il Vinavil e fate la neve con il Vinavil e il bicarbonato, però chiaramente, guardate, ora soffio, chiaramente è un'altra cosa, perché non è un prodotto fatto apposta il bicarbonato e nemmeno la Vinavil, e praticamente cosa succede? Che di fatto ingiallisce un pochino, no? Allora qui vado a mettere qui sopra, cerco di distribuirla, vado avanti finché mi piace, quindi anche qui sopra, anche qui, dove avanza la lasciate un po' tipo polvere e poi con una soffiata levate l'eccesso e viene fuori benissimo in questo modo qua. Poi c'è da dire che si potrebbe per esempio usare il fissante, quindi in questo caso il varnish, e un po' come i pigmenti rimarrebbe. Allora do una soffiata e vediamo un pochino cosa resta. Vedete che adesso la parte che ho messo polverosa rimane sopra, e quando va praticamente ad asciugarsi tutto si vede proprio questo effetto. Guardate che bello che è, sembra proprio neve fresca. Ok, mi sembra che vediate abbastanza bene. Ok, quindi ragazzi, diciamo che più o meno il mood della mia basetta è questo. Andrei ad aggiungere semplicemente qualcosina per simulare il bagnato, perché vorrei che si vedesse che sotto c'è il fango con la resina, quindi andrei ad aggiungere resina, che può essere tranquillamente questa che abbiamo usato prima. Andiamo a metterla tipo qua sotto, dove sicuramente si è scongelata la neve, c'è la goccia, vedete? Io vado a distribuire la goccia con il pezzettino di plastica e quindi la metto qui, e dopodiché asciugo, perché ovviamente se vado per sbaglio a colpire questo con l'ultravioletto si solidifica. Quindi riprendo la lampadina ultravioletti e vado a far solidificare la parte, e adesso vado avanti a fare tutti i pezzi di basetta che mi interessa bagnare, a simulare proprio la neve che si è sciolta, che è un po' ghiaccio, un po' neve, no? Un po' acqua, e mi sembra che faccia proprio un bel effetto. Guardate, adesso vi faccio vedere da vicino di nuovo, vedete che sembra proprio bagnato e fa proprio un bel effetto neve, ok? Quindi vado a metterla in giro un po' dappertutto, me ne metto un po' qui perché c'è giustamente una stalattite, ok, me ne metto un po' qua dietro, guardate qua sotto, un po' qui davanti, poi andiamo a metterla anche qui nelle parti, diciamo, dove ci sono i recessi, dove giustamente l'acqua si accumulerebbe, no? Quindi anche là sotto, eccola. Adesso io vado ovviamente a chiudere questo, sistemo ovviamente la resina in modo tale che sembri acqua, quindi la vado a distribuire in questo modo qui, in modo che proprio possa sembrare
acqua e ghiaccio. Attenzione che se toccate la neve giustamente si mescola e quindi non è quello che vogliamo ora. Andiamo a distribuire anche questa, guardate qui arriviamo fino alla basetta, al bordo volevo dire. Qui andiamo vicino alla neve, cerchiamo di spingerla in modo tale che poi ci arrivi, ma che non dobbiamo andare sopra a beccare tutto perché altrimenti ci perdiamo. Ok, qua dietro è perfetto, perfetto. Adesso io vado ad asciugare qui e vado a illuminare la mia basetta con le luci UV. Facciamo una bella lampada e come vedete l'effetto acqua è assicurato in questo caso. Secondo me forse ci stava bene anche sotto il tronco, vediamo un pochino. Qui ci sta bene, perché altrimenti vedete ce n'è troppa di là e poca di qua, quindi andrei a metterne un pochino qui e facciamo così, la distribuiamo giù ai piedi del tronco. Ok, e andiamo a illuminare. A questo punto ragazzi diciamo che la basetta è abbastanza fatta. Non ho fatto a questo punto dry brush come avete visto sulle punte, non ce n'è bisogno perché abbiamo talmente tanti punti coperti dalla neve che deve sembrare fresca, certi punti si sono mescolati in modo fantastico, quindi simulano la neve sporca. Guardate che meraviglia, sta venendo fuori, e già così diciamo che mi sembra che sia una basetta che ha il suo perché, no? C'ha le due piccoli stalattiti, una più grande, una più piccola. Bello anche questo pezzo di neve qui che non si è staccato praticamente ed è molto farinoso. Secondo me così è veramente una bella basetta. Adesso io finisco qui, ma è praticamente già fatto, non controllo per sicurezza col dito, ma sappiate che ci vogliono tipo 5 secondi per solidificarla. A volte la gravità non fa tempo a far cadere la goccia che l'avete già solidificata quando fate le stalattiti, quindi molto semplice diciamo da gestire. Ecco qua, e abbiamo la nostra basetta innevata, guardate. Poi dopo ovviamente ce la gustiamo dello showreel e quindi poi andiamo avanti. Adesso dovrò fare la parte nera e siamo a posto. Quindi diciamo che ora possiamo andare a fare una revisione di tutta la miniatura per capire se ci manca qualche colpo di luce, qualcosa che vogliamo far risaltare in più, e a questo punto la miniatura si può anche chiudere. Poi ovviamente come sempre si può andare avanti tanto. Io per esempio metterei quasi quasi un gloss addirittura su tutte le ali qua arancioni, oppure lo metterei sulla parte fiammeggiante, forse ancora di più sulla parte fiammeggiante. Però ovviamente questa cosa qua a questo punto se la faccio subito dopo il vernish che adesso metto, e dopodiché vediamo un po' se metterlo qua in alto. Secondo me è più carino se metto il gloss qui in alto e poi sotto lascio diciamo più etereo, e potrebbe fare un po' la differenza anche lì. Va bene, ci vediamo fra un po'. Allora, ragazzi, ho fatto un paio di cose. Dunque intanto ho spostato la miniatura su questo della Red Grass perché mi torna più comodo per dipingere la cornice nera, e ho fatto la cornice nera. Poi ho fatto un glaze giallo alla lampada e alle ali, a tutte le ali, ovviamente non la parte bianca ma solo le parti interne. Se guardate la sfumatura adesso è rinforzata, no? Il glaze sostanzialmente è una velatura di giallo. Prendete un giallo, io per esempio ho ancora i colori vecchi della GV Glaze, sono molto utili, è una sorta di inchiostro giallo piuttosto caldo che va a rinforzare quello che c'è già, quindi ovviamente l'arancione diventa più caldo, il giallo chiaro diventa un po' più scuro e il bianco diventa giallo chiaro. A questo punto avete sfumato praticamente tutte le ali e come vedete sono venute molto bene adesso. Allora direi che siamo quasi praticamente pronti. Ho già dato il matte varnish, darò ovviamente un qualcosina su questa asta che è ancora troppo scura, quindi devo dare dei colpi di luce sull'asta, e poi chiaramente c'è chi può colorare per esempio le due
fiamme lì, oppure li può fare di fulmini, quindi volendo ci sono, per esempio c'è questa cosa sulla spalla. A me piace molto che l'idea che l'armatura dei miei, essendo Grimdark intendo, siano molto cupi, molto tutto uno, no? Quindi insomma alla fin fine mi piace così com'è e non voglio riempirlo di particolari fiammeggianti intorno all'armatura, perché altrimenti diventa di nuovo splendente e perde un po' quel fascino. Mi sembra soprattutto, guardate, che la lampada abbia finalmente fatto il suo. Non farò gli effetti luce questa volta sulla miniatura, quindi me la tengo così, mi va benissimo, però mi piace l'effetto finalmente sfumato che ha la lampada. Non è il massimo ovviamente, però non è male. Con il discorso anche dell'ossido si è un po' scurito il bronzo e sembra che la luce proprio faccia sottoesporre, diciamo, i pezzi, no? Vedete che sembrano quasi scuri, quindi va benissimo. Qui l'ossido ha fatto bene il suo lavoro, anche qui. Poi abbiamo fatto, ricordate, qualche colpetto di luce. Io direi che più o meno ci siamo. Facciamo la parte qui, diciamo, e poi magari faccio un glaze all'arma e diciamo che siamo in bolla. Navigante nel lobby, grazie per essere rimasti con me ancora una volta. Tra un pochino vi annunceremo delle super novità, perché il canale sta per andare verso l'abbonamento, che non significa che dovrete pagare i contenuti, anzi che ce ne saranno di aggiuntivi spettacolari, quindi ne parleremo. Comunque intanto spero che Tornus vi sia piaciuto, spero che abbiate visto e imparato e a volte anche riassunto alcune tecniche importanti, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Warriors.